Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo davanti al DS Store qui a Bari e vi portiamo a vedere oggi la nuova DS3 Crossback. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina per le notifiche e anche di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram. Vi invito oltre anche fra qualche giorno, se siete interessati, anche di andare a vedere il focus infotainment fatto all'interno di quest'auto. Allora, il trend del mercato è SUV, ormai lo sappiamo, è sempre solo SUV. Le auto intorno ai 4 metri prima erano macchine da città, macchine piccole, però adesso appunto il mercato ha voluto un innalzamento un po' da terra delle auto e quindi parliamo di SUV, infatti parliamo di DS3 Crossback. Forse se la parola DS3 vi ricorda appunto l'auto piccola, filante, sportiva di DS, con questa aggiunta Crossback appunto si alza l'auto, ma la linea bella sportiva e arrogante rimane quella. Allora partiamo un po' dalla parte frontale. In primis abbiamo qui i DS LED Vision, che sono dei fari a matrice di LED adattabili. Non ha il gioco come abbiamo visto sulla DS7, ma penso a livello di risparmio è meglio così. Poi abbiamo anche qui una firma luminosa, quasi una goccia, che l'abbiamo vista anche simile sulla DS7, e qua abbiamo una calandra un po' plasticosa, però una cosa importante che dovete ricordarvi da adesso fino alla fine è questo rombo, questo triangolo che viene ripreso tutto cioè in tutta l'auto praticamente. Allora vediamo un po' l'auto dal punto di vista delle dimensioni. L'auto è 4 metri e 12 di lunghezza, 2,50 m il passo, quindi abbastanza comodo, poi 1,80 m di larghezza e 1,50 m di altezza. I cerchi sono cerchi da 18 con disegno, in realtà dovrebbero essere o Singapore o Shanghai, sono praticamente identici, cambia soltanto la colorazione. La colorazione appunto dell'auto è blu millennio con tetto in nero pale. Mi sono avvicinato, quindi le maniglie si sono accese, sono uscite, praticamente guardate, sono a scomparsa. Infatti il sistema comunque è keyless. Ora prendo le chiavi e vi chiudo la macchina, vedete? Scompaiono all'interno, è molto utile. Poi a meno che non vogliamo diciamo, accenderla la macchina da qui, aprirla da qui, basta premere, vedete? Basta premere e l'auto si può aprire. Stavo parlando dell'esterno, il tetto è nero, c'è anche la versione bianca e solo per determinati colori c'è rosso anche il tetto, che è spettacolare. Qua c'è una pinna che esteticamente è molto bella, c'era anche nella versione precedente della DS3, però da dentro un po' scomoda, infatti lo vedremo. Parliamo un po' di motorizzazioni, anzi anche qui luce a LED, non matrice di LED, però luce a LED. Allora parliamo di motorizzazioni prima di farvi vedere il bagagliaio. Allora, le motorizzazioni sono tre. La prima è a benzina, è un motore 1200, abbiamo 100, 130 e 155 cavalli. Il 100 è manuale, il 130 e il 155 sono cambi automatici e AT8, 8 rapporti. Poi abbiamo invece la versione diesel a 100 e a 130 cavalli, un motore 1500. Tutti questi 5 motori sono Euro 6.2. E poi, come ho detto, 3 motorizzazioni, abbiamo anche la versione elettrica. C'è la versione e-Tense con circa 350 km di autonomia e un cavallaggio di circa 136 cavalli. Allora, vi ho detto un po' quindi le dimensioni dell'auto, manca un po' il bagagliaio. Guardate dove si apre da qua sotto, è un po' scomodo in realtà, perché ho faticato un po' a cercare il tasto, però insomma devo dire che il bagagliaio è abbastanza capiente. Parliamo di 350 litri, mentre 1050 con i sedili abbattuti. Vi faccio vedere un po' adesso gli interni, anzi prima di farvi vedere gli interni vorrei farvi vedere proprio come ci si siede. Il fatto dello specchietto, della pinna, che non mi fa impazzire. Guardate, ora vi faccio vedere un po' come ci si siede, perché adesso io sono seduto, diciamo, nella mia posizione di guida ideale, posizione di guida che ho scelto tramite dei selettori elettronici, e tra l'altro qui abbiamo 3 tassini. Guardate, possiamo scegliere in primis questo supporto lombare e poi possiamo scegliere anche di fare il massaggio. Tra l'altro questa c'è anche i sedili ventilati, quindi scusatemi, riscaldati, quindi poi ve lo farò vedere. Ora, con questa altezza
guardiamo dietro. Come potete vedere, siccome il passo è 2,50 m, c'è abbastanza spazio a bordo. Infatti adesso io mi siedo e io sono alto 1,75 m, sono abbastanza comodo. Tra l'altro anche i sedili qui hanno una parte cava, quindi sono abbastanza comodo, senza, diciamo, posso tranquillamente effettuare un viaggio molto lungo. Adesso però invece voglio farvi vedere precisamente gli interni, quindi Carlo, seguimi. Volevo farvi vedere una cosa. In primis gli interni sono di una qualità davvero eccelsa, con la pelle qui a lavorazione a braccialetto, infatti ricorda un braccialetto in metallo. Le combinazioni per gli interni sono diverse. In primis abbiamo, vi dico subito, 3 allestimenti: So Chic, Performance Line e Business. Questa è la versione Business. In realtà c'è anche un quarto allestimento, l'allestimento è la Premiere, che è un allestimento lancio, però adesso più tardi, magari in posizione davanti, vi spiego anche gli allestimenti interni, perché anche lì sono diversi. Allora vi voglio far vedere una cosa che non tanto mi piace di quest'auto. Infatti quest'auto è molto studiata per il design, però non troppo anche per la comodità. Guardate, allora io qui ho un piccolo poggiabraccio dove io posso appoggiarmi tranquillamente, però per andare ad alzare o abbassare il finestrino c'è quest'altra specie di portabraccio, quindi io posso stare così, e devo dire questo è molto comodo, però è un po' scomodo questo. La pinna, come vi ho fatto vedere, è molto bella esteticamente, però riduce molto la visibilità. Tra l'altro poi lo specchietto, insomma, il finestrino rimane troppo in alto, quindi anche se uno vuole uscire il braccio fuori, non ce la fa, quindi è un po' scomodo, però apprezzo molto sinceramente questo secondo bracciolo, che insomma mi fa viaggiare davvero comodi. Adesso però andiamo a vedere davanti, e altro piccolo dettaglio, guardate l'impuntura sulla pelle qui DS. Gli interni hanno degli allestimenti particolari. Troviamo l'allestimento base, che è Bastille con i tessuti, Bastille in pelle, quindi con tutti i sedili in pelle, poi Performance Line con tutto quanto quello che vedete qui in Alcantara, poi troviamo Rivoli sempre in pelle, e questa versione, come potete leggere lì, Opera. Opera è una versione in pelle particolare perché vedete la pelle qui dei sedili è una cucitura a braccialetto, infatti molto particolare. E quello che realmente cambia poi in tutte queste versioni, oltre appunto la pelle e non, anche i dettagli, per esempio i dettagli cromati. Questa pelle più qui, guardate, sembra sporca, ma in realtà non lo è proprio una lavorazione della pelle particolare. Oppure per esempio una lavorazione che teoricamente viene fatta a mano, però non in quest'auto ovviamente, e che è Guilloché Clio de Paris, ed è una lavorazione, vedete, tutti i dettagli cromati però in 3D. Dato che appunto tra l'altro, scusatemi, anche qui sulla chiave c'è la stessa tipo di lavorazione. Allora abbiamo sulla plancia, la plancia è davvero in realtà disegnata molto bene, abbiamo il cambio è a T8, abbiamo tutti i tasti qui per accendere, per aprire o chiudere la macchina, i tasti per i finestrini, i driving mode, e qui abbiamo anche uno spazio per caricare il telefono. Una cosa che non mi è piaciuta molto è la posizione delle prese USB, perché una è qui, non la vedete ma fidatevi, è qui insieme a una porta da 12 volt, e l'altra è lì, che voi la vedete bene ma io che sto guidando non la vedo, è nascosta. Insomma, però potevano studiarla meglio. Poi abbiamo questi tasti qui, sono tasti a sfioramento touchpad, tranne questi due che servono appunto per le 4 frecce oppure per accendere o spegnere il sistema infotainment. Sistema infotainment che appunto si è appena acceso, 10.3 pollici questo grande tablet, e 7 pollici qui il mini display, che, apro e chiudo parentesi, l'ho trovato davvero molto interessante perché non è grande, vistoso, che vi distrae, ma è molto piccolo e vi dice tutte le informazioni possibili. Quello che invece c'è qui è un head-up display che mi dà diverse informazioni sull'abitacolo. Per quanto riguarda invece il clima, la posizione delle bocchette, allora c'è questa bocchetta qui che sì, molto bella, però in una macchina piccola, guardate lo spazio che mi toglie parecchio spazio. Vedete qua, è una posizione un po' bella ma un pochino scomoda, mentre qui ci sono altre 2 bocchette dell'aria che mi sono piaciute, però molti possono pensare che questa levetta sia solo per fare sinistro o destra, ma in realtà spingendola si chiude, ed è una soluzione poco intuitiva sinceramente.
Allora, parliamo un po' di prezzi. Il prezzo base, quindi la versione base dell'auto, quindi parliamo del motore benzina a 100 cavalli, con cambio manuale e la soluzione Bastiglia in interno, quindi con i sedili in tessuto, partiamo da 26.200 euro, fino ad arrivare a un prezzo che non so se è eccessivo, perché l'auto, la versione, la Premier, è davvero molto particolare, molto bella, tutta in rosso rubino, davvero fantastica, arriva a un prezzo di 40.000 euro. Ora, da quello che noi sappiamo, l'auto è stata molto richiesta ed è un'auto, non ovviamente qui a Bari in generale, ed è un'auto molto molto bella, quindi per chi magari vuole un piccolo SUV, però molto elegante, molto chic, diciamo alla francese, è un'auto davvero consigliabile. Insomma, ora abbiamo finito di farvi vedere quest'auto. Vi ricordo che abbiamo fatto anche un video infotainment su questi due sistemi e nulla, vi invito di nuovo a iscrivervi sul nostro canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.